Come hanno reagito Can Yaman e Demet Özdemir? Microfono in mano, tensione alle stelle. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, il vostro angolo preferito dove il retroscena incontra il racconto e ogni sussurro diventa storia. Prima di tuffarci in quello che è stato definito il confronto più acceso della stagione, prendetevi un secondo per iscrivervi e supportare il canale. Qui la verità del gossip non dorme mai e l'ultima parola spetta sempre a voi. Una serie, due nomi giganteschi e una domanda che infiamma commenti, forum e salotti. Queste scene stanno andando troppo oltre? Non stiamo parlando delle effusioni sullo schermo o della chimica che tutti hanno imparato a riconoscere tra i protagonisti. Il bersaglio del momento è altrove: scontri, armi, atmosfera cupa, un mondo criminale raccontato con crudezza. E mentre il dibattito cresce, sul set di Eşref Rüya succede qualcosa che nessuno si aspettava. Nel bel mezzo di una pausa, quando le luci sono spente e la troupe cambia posizioni, ecco comparire i microfoni dei cronisti più affamati. Le domande, lanciate con finta gentilezza e mano ferma, non fanno sconti. E in quel preciso istante, tra un ciak appena finito e un respiro più lungo, la tensione sale di colpo. Bastano poche parole di Can Yaman per far tremare i social. E bastano poche parole di Demet Özdemir per cambiare l'intero registro del dibattito. Che cos'è successo in quei minuti di sospensione, quando tutto sembrava immobile e invece tutto si giocava sul filo delle sfumature? Quali frasi hanno irrigidito il silenzio della troupe? E soprattutto, tra i due protagonisti c'è pieno accordo o, tra righe misurate e sorrisi professionali, si avverte la vibrazione di vedute diverse? Restate con me, perché oggi vi racconto non solo quello che si è visto, ma anche le voci che hanno rimbalzato dietro le quinte, ciò che i giornali di costume hanno amplificato e il motivo per cui questa discussione è esplosa fino a diventare un caso di cui tutti parlano. Il set di Eşref Rüya è un alveare. Si corre, si spostano oggetti di scena, si mormora appena. La telecamera è spenta, i monitor riposano, un assistente sistema una giacca sullo schienale di una sedia. È in quel momento che i cronisti si materializzano come se fossero stati chiamati dal destino. Il primo quesito è una lama affilata nascosta dentro un sorriso. C'è chi dice che la serie proponga troppa violenza, che arma dopo arma, scontro dopo scontro, stia dando un pessimo esempio ai più giovani. Che cosa ne pensate? Una domanda semplice solo in apparenza. Perché non parla soltanto di una scena, ma della responsabilità di chi la gira, di chi la scrive, di chi la interpreta, e finisce per interrogare anche chi la guarda. Lo sguardo di Can è calmo, la postura da professionista abituato alle pressioni. Non cerca la polemica, non alza la voce, non indulge in lunghe premesse. Sceglie una strada asciutta, quasi chirurgica, che suona come un invito alla libertà personale. In sostanza, dice che se capisci subito che un prodotto non è in linea con te, hai sempre la facoltà di voltare canale. Parole nette, poche, scandite con cura. Il suono che fanno quando atterrano sui social è un boato. C'è chi lo trova troppo tranchant, chi invece legge un gesto di rispetto verso il pubblico adulto e consapevole. In sottofondo, intanto, trapelano confidenze da chi vive la produzione giorno dopo giorno. A Can darebbe fastidio che l'intero racconto venga ridotto a una sfilata di sparatorie, come se il cuore emotivo e psicologico della storia non esistesse. Chi è vicino a lui giura che tenga moltissimo agli strati più intimi del copione, alle ferite dei personaggi, ai silenzi che raccontano più dei colpi di scena. Ma si sa, nell'arena del commento veloce è sempre la superficie a farsi notare per prima. Poi tocca a Demet. La sua voce ha un ritmo diverso, una chiarezza che non rinuncia alla sfumatura. Non allontana la questione, non la addolcisce, ma la gira verso un punto d'osservazione più ampio. Spiega che l'effetto di una scena non è uguale per tutti, che molto dipende dal bagaglio di chi guarda, dal contesto in cui vive, da come è stato educato a leggere il linguaggio delle immagini. Dice, in sostanza, che la responsabilità non è mai a senso unico, perché l'immaginario si costruisce tra ciò che viene proposto e ciò che viene percepito. Parole che scaldano le tastiere di chi già la segue da anni e rimandano il discorso su un terreno quasi filosofico. Dietro il sipario, intanto,
C'è chi ricorda come Dimet abbia scelto questa storia sapendo bene che non profuma di rose, e proprio per questo l'ha trovata stimolante. Non tutto deve essere consolatorio. Non tutto deve arrivare su un cuscino di zucchero. Se un'opera affronta il buio, a volte lo fa per poterlo guardare in faccia senza abbassare gli occhi. In rete, il dibattito si spacca in due. Da un lato c'è chi applaude, nessuno obbliga nessuno a seguire un contenuto, la libertà di scegliere resta il principio base e l'arte non può essere domata con la museruola della censura preventiva. Dall'altro c'è chi insorge ricordando che la televisione e le piattaforme entrano nelle case di tutti, che i ragazzi assorbono, imitano, elaborano, e che chi produce ha un dovere supplementare. Si citano orari di messa in onda, bollini, avvisi, la necessità di contestualizzare. Padri e madri scrivono lettere accorate, educatori e associazioni chiedono attenzione. Nel frattempo si insinua un'altra domanda, più sottile ma altrettanto rumorosa: raccontare la violenza significa celebrarla? La risposta che filtra dall'area creativa di Esref Ruia è netta. L'obiettivo non è mettere un'aureola alla crudeltà, ma mostrare la sporcizia di un mondo in cui le scelte hanno conseguenze e nessuno esce illeso. Se una scena urta, sostengono, non è perché la violenza sia un trofeo, ma perché lo sguardo della serie rifiuta le scorciatoie dello spettacolo e preferisce la realtà nuda. E come sempre, attorno al fuoco si stringono i sussurri. Le pagine di costume e i profili che vivono di indiscrezioni parlano di un picco di attenzione improvviso. Qualcuno insinua che si tratti di una crisi strategica, sapientemente cavalcata per far parlare il pubblico. Altri giurano che nessuna guida dall'alto abbia orchestrato quelle risposte. Chi c'era, chi ha visto quei minuti senza filtri, dice che tutto è nato da una domanda imprevista e che le parole di Khan e Dimet sono uscite con la naturalezza di chissà dove sta, senza foglietti in tasca. Ma si sa come vanno queste cose, la verità è spesso più semplice del racconto che ne facciamo quando la trasformiamo in narrazione. Intanto, il discorso più grande continua a sprigionarsi oltre la cartolina del set. Da anni, nell'industria delle serie, si torna ciclicamente sullo stesso punto: quanto influiscono certe storie sui più giovani? Da che parte si traccia la linea tra rappresentazione e imitazione? Qui la bussola di Dimet torna utile a molti che l'ascoltano. L'impatto è un incontro tra ciò che l'opera propone e ciò che lo spettatore porta con sé nella visione. Ci sono ragazzi che sanno distinguere, adulti che non vogliono farlo, situazioni familiari che aiutano o rendono tutto più fragile. Khan, con la sua sintesi tagliente, riporta al principio della scelta. In un mondo dove l'offerta è infinita e la fruizione è personale, la decisione di proseguire o interrompere è un atto di responsabilità individuale. Due prospettive che non si annullano, ma si guardano negli occhi. E com'è il clima lì dove tutto accade? Chi lavora sul set racconta un ambiente in cui la professionalità cementa l'energia del gruppo. Nonostante le polemiche, o forse proprio per merito loro, la squadra appare compatta. C'è chi sussurra che l'eco delle critiche abbia persino riacceso motivazioni sopite, quasi fosse un promemoria della posta in gioco. Le scene più difficili si preparano con un'attenzione maniacale, i dettagli vengono passati al pettine, e nei corridoi si sente il rumore di scarpe che corrono verso il chuck come se nulla potesse spostare l'asse del lavoro. In mezzo a tutto questo, Khan e Dimet restano il motore silenzioso, stringono mani, ascoltano, e quando arriva il momento di riprendere, entrano nel quadro con quella concentrazione che fa dimenticare per un attimo tutto il resto. C'è poi la lente dei tabloid, che non perdona e non riposa. Per gli osservatori più smaliziati, la battuta concisa di Khan è la materia prima perfetta per i titoli. È una frase che sta in poche parole e ti inchioda lo sguardo, il tipo di risposta che un redattore ama trasformare in banner. Dimet, invece, ha acceso l'altro lato del discorso, quello che invita a fermarsi e ragionare. Quando due registri così diversi si incontrano, il risultato è sempre un incendio mediatico. Il fuoco breve dell'esclamazione e la brace lunga dell'argomentazione. E mentre i commenti scorrono come un fiume in piena, la domanda rimane sospesa soprattutto: la violenza, nelle storie, è un linguaggio o un veleno? Una sveglia o un sonnifero?
Chi deve rispondere per primo quando qualcosa colpisce più del dovuto? La discussione non si spegne, anzi si allarga. Esref Ruya, a questo punto, non è solo una serie, ma un prisma attraverso il quale guardare temi che toccano tutti. L'educazione, il senso di responsabilità, la differenza tra ciò che ci ferisce e ciò che ci insegna. Khan difende con forza lo spazio di libertà dello spettatore, la facoltà di interrompere, scegliere, discernere. Dimet punta il faro sul modo in cui guardiamo, sul filtro personale che ogni storia attraversa quando entra in noi. Due approcci che non litigano, ma si completano, come se la loro somma fosse l'unico modo per tenere insieme complessità e buonsenso. E mentre il web si arrovella, il set torna a respirare al ritmo di un'altra checklist pronta a trasformarsi in scena. A questo punto la palla passa anche a voi. Cosa significa responsabilità, quando si racconta il lato oscuro? Mostrare equivale davvero a normalizzare, oppure è proprio nei racconti più duri che impariamo a riconoscere ciò che non vogliamo nella realtà? Le parole di Khan, così dritte da sembrare una porta che si apre o si chiude senza tentennamenti, e quelle di Dimet, così attente a illuminare l'idea di percezione, hanno fatto discutere, ma non hanno messo un punto. Hanno acceso un punto e virgola, e poi hanno lasciato proseguire la frase scritta dal pubblico. Questa discussione non finirà domani, né dopodomani. Resterà accesa finché ci saranno storie capaci di entrare nelle case e scuotere qualcosa dentro. E forse è giusto così. Se siete arrivati fin qui, sapete che la vera storia comincia quando le telecamere si spengono e le parole la rincorrono. Dite la vostra, raccontateci come la pensate, condividete questo video con chi ama il dietro le quinte tanto quanto la scena madre. E non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare la campanella. Perché su Celebrita dalla Turchia le conversazioni non si esauriscono, cambiano forma, tornano, trovano nuove strade. E mentre Esref Ruya continua a muovere i suoi passi tra luci e ombre, noi saremo qui, pronti a seguire ogni dettaglio, ogni sfumatura, ogni verità che sceglierà di mostrarsi. A presto, con nuove indiscrezioni che non hanno bisogno di effetti speciali per farvi battere il cuore.